Buongiorno a tutti! Oggi mi va di parlarvi un po' del lievito e madre gestito in sacco, proprio perché in questi 2 o 3 giorni lo sto gestendo in sacco, perché ha bisogno di equilibrarsi un po' nella parte batterica, quindi produrre un po' più di acido lattico, sì, perché come sapete il lievito madre è composto da lieviti e da batteri, ok? Io adesso in questo momento voglio sviluppare di più la parte batterica proprio per far produrre un po' più di acido lattico, ok? Perché non è proprio sbilanciato assolutamente, visto che mi prendo sempre cura del mio lievito ogni giorno, però naturalmente in base alle attenzioni che noi andiamo a dargli sappiamo eh, cosa è più giusto per lui. Naturalmente può capitare a volte che si sbilanci leggermente da una parte piuttosto che un'altra, quindi andiamo un attimo a cambiare qualcosa nei rapporti, nella gestione, nelle temperature, nei passaggi a caldo o no. E quindi in questi giorni sto utilizzando questo metodo perché ci tenevo proprio a spiegarvi in cosa consiste. Ok, c'è chi lo utilizza sempre, io lo utilizzo sporadicamente, solo nel momento del bisogno, quindi quando ho bisogno un pochino più di puntare sulla parte batterica, ok? Perché andrò a fare tanti grandi evitati in questo periodo, quindi voglio che il mio lievito sia ben bilanciato soprattutto dalla parte, diciamo, batterica, ok? Servono sia lieviti che batteri, quindi serve comunque la produzione dell'acido lattico e dell'acido acetico, ok? Quindi la produzione di batteri è veramente molto molto importante nel lievito madre, è quello che lo diversifica rispetto al lievito di birra, ecco, perché il lievito di birra solamente lieviti, mentre nel lievito madre abbiamo anche la parte batterica, che è quello che ci consente di avere più conservabilità e dare un aroma, un bouquet aromatico maggiore ai nostri lievitati, naturalmente è questo il bello proprio del lievito madre. Quindi dobbiamo prenderci cura, diciamo, anche di questa parte, avere sempre il nostro lievito equilibrato. Per questo, in questi due giorni al massimo, diciamo, 2 o 3 giorni, lo sto tenendo proprio nel sacco. Ma come mai si formano di più, diciamo, si forma di più l'acidità lattica e quindi eh, diciamo si punta di più sulla parte batterica facendo questo metodo? Perché praticamente i batteri si trovano molto bene senza ossigeno, quindi in una fase anaerobica come questa, perché quando noi andiamo a stringere questo lievito con un telo, poi andiamo a stringerlo, diciamo, non eccessivamente, però lo andiamo a chiudere comunque con la corda. Questo fa sì che comunque nella fase poi di lievitazione, quando il lievito deve crescere, resta un po' dov'è, cresce ma non si espande, quindi non si crea aria all'interno proprio del lievito, resta in una fase proprio anaerobica. In questa fase quindi si sviluppano molto di più i batteri buoni, diciamo, che fanno produrre acidità lattica. Naturalmente questo metodo va fatto se qualcuno ne ha bisogno, naturalmente si può utilizzare come metodo anche sempre, naturalmente ci vogliono molte attenzioni ed è un metodo un po' più difficile rispetto al metodo libero che io consiglio sempre. Quindi io lo consiglio personale soltanto in alcune fasi in cui voi abbiate bisogno di ribilanciare il lievito. Quindi io volevo proprio farvelo vedere in questi giorni proprio per spiegarvi questa cosa, non avevo proprio bisogno eccessivo di farlo, ma mi piaceva fare proprio un video per spiegarvi questa cosa. Vi faccio vedere poi come vado a inserirlo all'interno del sacco, magari che cosa utilizzare. Io sto utilizzando una corda in nylon e diciamo, un telo abbastanza resistente. Più resistente il telo e meglio è, perché tante volte può succedere che si strappi proprio per la pressione interna che ha. Questa pressione interna fa molto bene alla parte batterica del lievito, fa molto molto bene e tra l'altro rafforza comunque anche i lieviti, che sono poi di meno, quindi può far bene ad un lievito che
ci sono tanti lieviti che purtroppo hanno troppi lieviti all'interno, tanta pasta, tante, diciamo, pasta madre che all'interno sono sbilanciate dalla parte dei lieviti, è un metodo che può essere applicato per queste cose qua. Il mio non era assolutamente sbilanciato, ho voluto comunque fare un paio di giorni in sacco perché comunque volevo mostrarvi il lievito in sacco e comunque in questi giorni poteva fare molto bene, quindi ho voluto comunque mostrarvelo. Ecco, quindi ci tengo a dire che comunque è un metodo, se si vuole tenere sempre nella fase di riposo, a parte nei caldi, in sacco, è un metodo abbastanza più complicato, bisogna avere più conoscenza perché in un attimo avrete magari troppa acidità lattica, quindi non è secondo me un metodo, non ve lo consiglio da tenere sempre in sacco, ecco. Io lo consiglio solo in alcune fasi, ecco, in occorrenza. Adesso vi mostro proprio come, adesso faccio il rinfresco, vi mostro proprio come andare a inserirlo all'interno del sacco. Ecco, qualcuno inserisce anche, oltre al telo, anche una pellicola, un celofane, eccetera, proprio per avere ancora più una fase anaerobica, quindi proprio cercare di non far trapassare l'ossigeno anche dalla parte esterna, non solo interna, ma secondo me può bastare il telo, anche perché il telo è già doppio e va benissimo, poi tenderà comunque a fare una crosticina. Adesso ve lo mostro com'è, naturalmente, come si presenta, perché non si presenta assolutamente aperto, lo tagliamo a fette e ve lo mostro, poi faccio il rinfresco e vi mostro naturalmente come andare a inserirlo all'interno del sacco. Allora, adesso, a volte quando lo aprite poi, pam, avete visto come fa? Non vede l'ora di uscire da questo sacco. Si sarà anche crepato probabilmente. Allora, leggermente si forma una crosta, comunque. Se voi invece lo mettete con la pellicola non si formerà questa crosta, ma con o senza crosticina non c'è assolutamente molta differenza. Io la lascerei comunque un minimo respirare, quindi adesso vi mostro com'è, anzi lo tagliamo così, così vi faccio vedere proprio l'interno di tutto il lievito. Ecco qua, questo è normalmente come si presenta un lievito in sacco, quindi è sicuramente molto chiuso e avrà lavorato molto la parte batterica comunque, ma non si possono sviluppare assolutamente gli alveoli che vedete in un lievito magari messo in carafa, comunque libero in qualche maniera, perché non ha spazio per poter alveolare. Quindi resta tutto così, quindi è una cosa assolutamente normale e così va benissimo. Adesso andiamo a fare vado a fare il rinfresco e lo cilindro leggermente senza fare, lo cilindro semplicemente senza fare una laminazione che non servirà anche perché comunque è veramente compresso qui dentro, quindi una laminazione non può servire per farlo aprire di più perché comunque è importante ecco che almeno lo laminiate, lo cilindriate, potete farla comunque la laminazione, però ecco non è secondo me per forza utile assolutamente. Allora adesso ho inserito 200 grammi di farina, vado a inserire l'acqua, ok, facciamo girare e andiamo a inserire il lievito che sono 100 grammi. Lo sto idratando in questo caso al 44%, non andiamo mai a utilizzare idratazioni troppo alte comunque perché anche i lieviti lavorano, se vogliamo far sviluppare ad esempio molto di più la parte batterica, ricordatevi che comunque i lieviti lavorano molto bene con l'acqua e quindi non andiamo a fare delle eccessive idratazioni, va bene, sul 45% è perfetto, anche 44 va benone. Un 45% va bene per fare una buona cilindratura, una laminazione, va benone.
Ecco, adesso abbiamo fatto assorbire tutti gli ingredienti, la ciotola è ben pulita. Stacchiamo il nostro lievito dalla macchina. Ricordo che è sempre meglio non impastare troppo, almeno questo è il mio parere. Ok, poi se seguite il mio video corso capirete anche come faccio sempre bene a rinfrescare e temperature che utilizzo, ma soprattutto il mio metodo. Vi invito assolutamente a dare un'occhiata al mio video corso riguardo al lievito madre con diverse lezioni. Potete vedere anche un'anteprima e guardare i titoli. Vi lascio il link qui sotto proprio del video corso per avere comunque delle basi inerenti proprio al lievito madre, in quanto adesso si apre proprio la stagione dei panettoni, sia per quanto riguarda i licoli, ho un corso dedicato ai licoli e un video corso dedicato alla madre solida. Tutti i video comunque li potrete sempre rivedere tranquillamente, il corso resta per sempre a vostra disposizione, quindi vi invito a dare un'occhiata perché potete farvi, diciamo, una buona cultura con un piccolo video corso così che comprende davvero tante nozioni. Ora vi mostro proprio come si mette il lievito in sacco. Allora, cerchiamo di appiattire bene. Ecco, vi dicevo, su un 45% va bene per questa tecnica, Una laminazione, una cilindratura così, oppure potete fare una laminazione. Non è assolutamente utile, secondo me, fare una laminazione perché comunque il lievito è poi comunque costretto qui all'interno del sacco, quindi non può aprirsi e quindi è inutile comunque laminarlo, quindi non farà mai le aperture che voi andrete a dargli. Potete cilindrarlo da una parte o dall'altra oppure lasciarlo semplicemente così. E adesso vi mostro proprio come andare a inserirlo qua nel sacco. Allora il sacco lo facciamo doppio, andiamo a piegare l'estremità a questo punto e andiamo a metterlo così semplicemente, va bene. Poi la corda, prendete una bella corda, io ho preso una corda in nylon. Allora possiamo partire facendo un nodo così, no scusate, non un nodo, e poi quando arriviamo qui sopra andiamo a scambiare praticamente i due fili in questa maniera. Anche qua facciamo la stessa cosa in modo da incordarlo così, e qui andiamo a chiuderlo così. Ecco, la corda cerca di, ecco, l'importante è che la corda tenga bene tutta la struttura. Ecco, fate un modo così, così dovrebbe proprio bastare, va benissimo. Temperatura ideale di stazionamento dai 16 ai 18 gradi in cantinetta. Ecco, in un frigorifero io dico è sempre un po' indebolitore del lievito madre. Se proprio non avrete altre soluzioni, purtroppo dovrete comunque lasciarlo fuori per un po', dipende naturalmente dai rapporti che andrete a fare. E poi dovrete metterlo a riposo poi in frigorifero, ecco, fargli fare un po' metà e metà come crescita. Però sicuramente se deciderete l'acquisto poi di una cantinetta, questo vi svolterà sicuramente come comodità, perché andrete a metterlo subito dai 17 ai 18 gradi a riposo senza preoccuparvi poi di andare a controllarlo, inserirlo poi dopo, ma sicuramente una temperatura che è molto più ideale per il lievito madre, perché è comunque una temperatura in cui si formano non si forma solo l'acidità acetica, ma comunque porta avanti anche la formazione di batteri
e quindi naturalmente questa è una cosa che bilancia di più il lievito, quindi vi consiglio sicuramente l'acquisto di una cantinetta vini. Oppure comunque se dovrete utilizzare il lievito madre per i grandi lievitati, diciamo a novembre-dicembre, vi sconsiglio di lasciare il lievito all'interno del frigorifero, lasciatelo, rinfrescatelo di più e naturalmente lasciatelo piuttosto a 20 gradi a temperatura ambiente, oppure potrete magari anche avere una stanza più fresca. Vi invito a iscrivervi al canale, naturalmente a dare un'occhiata al mio video corso dedicato al lievito madre che vi lascio qua sotto in descrizione. Naturalmente iscrivetevi mettendo la campanella, così almeno avrete la notifica. Se avete abilitato le notifiche nelle opzioni del vostro telefono, avrete la notifica sul telefono, oppure l'avrete semplicemente sull'app di YouTube.